Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al secondo appuntamento dei tutorial su Martino. Oggi voglio vedere insieme a voi come dare i primi comandi al nostro piccolo amico robot Martino. In particolare lo muoveremo creando due figure geometriche, il quadrato e il rettangolo. Per prima cosa ci connettiamo alla pagina di Martino. Se non sapete come si fa, andate a vedere il nostro primo tutorial su come configurare Martino. Per iniziare daremo un comando semplice, come quello di far girare il robot di 90 gradi alla sua destra, per prenderci un po' la mano. Quindi andremo su Programming e poi su Commands. La prima cosa da fare ogni qualvolta si cambia pagina è quella di connettersi a Martino, cliccando il tasto Connect. Ora clicchiamo la freccia a destra e poi il tasto centrale Play per eseguire il comando. A destra possiamo sempre vedere il corrispondente dei comandi in linguaggio Python. Facciamo adesso la stessa cosa, però utilizzando la programmazione a blocchi. A sinistra di questo riquadro possiamo trovare l'elenco dei comandi che ci servono per programmare Martino, cliccando il tasto Robot. Trasciniamo il blocco Write tra Begin ed End ed infine, per eseguire, clicchiamo il bottone sopra Run. Infine facciamo la stessa cosa scrivendo in linguaggio Python. Quindi andiamo su Programming e poi su Python. Da qui possiamo programmare in linguaggio Python Martino. Una volta scritti i comandi che dovrà eseguire, clicchiamo sempre su Run. Ricordiamo sempre, prima di tutto, di connetterci al robot tramite il tasto Connect. Ok, ora allo stesso modo faremo fare a Martino un percorso a quadrato. Come? Vediamolo subito. Allora, andiamo sempre su Programming e poi su Blockly. Connettiamoci a Martino e trasciniamo i blocchi dei comandi. Ovviamente, per creare un quadrato non ci basterà far girare a destra di 90 gradi il robot, ma anche farlo andare avanti. Questo sarà possibile grazie al comando Forward. Il numero accanto sono i metri che Martino percorrerà. Immaginiamo quindi che ogni metro che avanzerà sarà un lato del quadrato. Un quadrato ha 4 lati e quindi i comandi forward saranno 4. L'incrocio tra questi lati corrispondono agli angoli e quindi tra i blocchi dei lati avremo anche quelli degli angoli, ovvero right, che come abbiamo già detto corrispondono ad angoli di 90 gradi quando il numero impostato del comando è 1. Infine clicchiamo Run ed il robot eseguirà i comandi. Facciamo la stessa cosa, come abbiamo visto prima, scrivendo la sequenza di comandi in linguaggio Python. Questo è il risultato. Ora passiamo invece al rettangolo. Come con il quadrato inizieremo dalla programmazione a blocchi. La procedura è la stessa, alternare i 4 angoli, ovvero i 4 blocchi di comando right e i 4 lati, 4 blocchi di comando forward. La differenza qui sta che il rettangolo dovrà avere 2 lati di una misura e altri 2 lati di un'altra misura. Ciò vorrà dire che andremo a modificare il numero interno al blocco, che come vi avevo detto misura i metri percorsi dal robot. E quindi metteremo sui 2 lati dell'altezza del rettangolo 0,5, ovvero mezzo metro. Come con il quadrato, ora trascriveremo in linguaggio Python tutto ciò che abbiamo fatto visivamente con la programmazione a blocchi. Vi ricordo inoltre di connettervi sempre al robot quando cambiate pagina. Ok ragazzi, per oggi è tutto. Grazie dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video.